che arriva, un altro aperisabato. Non è spuntino né pausa caffè, è un aperisabato. Si incontrano amici, ci scambi due idee, poi sfogli un giornale, racconti di te e sai di nuovo che c'è, buon aperisabato a te. Buon aperisabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperisabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Siamo tornati in studio dopo questa bellissima avventura di Alicante nell'ultima Spagna. puntata. Sì. Però prima di Alicante siamo stati dove? Siamo stati a Barcellona. Che bello! Bellissima città e bellissime spiagge pure. Siamo stati ospiti della tua amica Susanne, che ci ha fatto vedere un prodotto veramente interessantissimo, una cosa bellissima. Che cosa? Una borsa per fare il picnic. Ah, è una borsa termica al cui interno c'è tutto Tutto il l'occorrente necessario per fare un picnic. per divertirsi. E allora guardiamo queste immagini bellissime che abbiamo girato in spiaggia insieme alla tua... Con el sole mediterráneo. veramente. Ok, buona visione. Hoy vamos a hablar de Mediterranean Picnic Beach. Es un proyecto empresarial que nació para el sector del turismo. Hola Susana. Hola, ¿qué tal? ¿Nos podrías contar cómo es que se te ocurrió esta idea fantástica? Mira, pues esta idea surgió entre dos amigas, una diplomada en Bellas Artes y yo diplomada en Relaciones Laborales, en el que unimos ideas, ilusión, emprendimiento, buscamos la manera de dar un servicio que no existía hasta ahora, y es cuando llegan los turistas a las costas catalanas, ofrecer un producto, una experiencia en el que encontramos lo que es una bolsa isotérmica. La bolsa es nevera completamente, mantiene los alimentos frescos en perfecto estado. Tenemos un pareo de bambula. ¡Qué bonito! 40 por 2 metros, de los colores del Mediterráneo. Precioso. Azul, verde, colores tostados, amarillos, naranjas del sol. Y como podéis ver, es muy agradable el tacto. Es muy ligero, puedes utilizarlo como toalla, como pareo, Y lo unimos todo esto con una exquisita selección de productos aquí de la zona, productos catalanes. Tenemos una tabla para compartir de picoteo, tenemos quesos de la zona, tenemos embutido ibérico, frutos secos, fruta fresca también. Una selección de ensaladas, de brotes de ensaladas tiernas, con una vinagreta especial. Luego además Riquísimo. tenemos espectacular Un postre. un postre que son 2 bizcochos de zanahoria con pepitas de chocolate. Qué rico. Se entrega también con 2 tetabricks de agua, muy frías, casi congeladas, que eso hace que todo junto puedas ir a experimentar un día de playa. Lo tenéis todo lo necesario, tenéis el sombrero, mirad el sombrero, ideal. Perfecto. Cubre Tenéis todo. una bolsa, pues la podéis llevar luego de recuerdo. Y tenéis la comida, la selección de comida de aquí, de productos todos de proximidad y elaborados con mucho cariño. O sea que la idea es que al turista le dan la bolsa, el sombrero, se va a pasear y donde encuentra un lugar bonito, puede ser un picnic, ya sea en la playa, en el parque, en una plaza, en el lugar romántico que encuentre. Incluso, por ejemplo, en el Parque de la Ciudadela, a Barcelona, con toda la sombra, te pones tu pareo, te estiras, sacas tu comida, luego una siesta española que siempre va bien. Claro, y te ahorra muchísimo tiempo porque no hay que prepararse todo el almuerzo, ir a te comprar olvidas de un hacer montón de colas, cosas. de saber qué vas a comer, qué no vas a comer, y luego te llevas un estupendo regalo y un recuerdo súper bonito de Un lo que souvenir te muy, hacen. muy Sí. bonito. Pero no están solo en Barcelona, por lo que escuché. Funcionamos también, estamos en Ibiza, a través de nuestra colaboradora, que es Suite Catalina, y está pensado pues también para coger, encargarlo a la hora de irte, te coges un barco, un yate, una excursión, nos lo pides, te lo enviamos al puerto y sales a hacer todo el día de playa o a ver el atardecer, pues con todo lo que necesitas. O sea que si estoy pensando en un viaje a Barcelona directamente, ¿lo puedo comprar online? Lo podéis comprar Y listo. online en la página web
o lo podéis comprar online si estáis en Ibiza en la página de Catalina. Y también tenemos una primicia que prontito van a estar disponibles en los cruceros del Mediterráneo que llegan a Barcelona. Este verano es innovador aquí para Barcelona, donde los turistas que quieran disfrutar de un día de turismo en Barcelona, pues podrán adquirir lo que es el kit, la experiencia. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad que yo ahora quiero probar esta experiencia fantástica del Mediterráneo. Debes probarlo. Debes probarlo. Sí, a ver, vamos a elegirnos un lugar bonito, una calita por ahí. Hay como unas cuevitas divinas que me encantan. ¿Vamos? Vamos. Venga, vamos. 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 ¡Chao! Ah, il mare, il sole, che mi ricordi? Sì, l'estate è stata veramente molto molto calda, specialmente in Spagna, anche in Italia, è chiaro. Però rimanendo in Spagna, tu lo sai che c'è questa ragazza spagnola, anzi argentina, che abita in Spagna, che organizza dei corsi di italiano Agustina. online. Agustina, sì. È diventata anche virale con alcuni suoi post molto molto simpatici. Lei è veramente una ragazza solare, molto molto simpatica. E quindi questa ragazza che organizza questi corsi, Agustina, è qui con noi. Davvero? Oggi. Sì, benvenuta Agustina. Benvenuta! Ciao. Che piacere! Grazie. E grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito, in verità sono molto onorata, molto grata, molto contenta di conoscervi, di fare due chiacchiere con voi. Grazie. Guarda, allora, abbiamo una cosa in comune, perché sai, quando abbiamo iniziato questa avventura con Aperisabato, ci siamo resi conto, allora, per caso pure, sfogliando quella che l'italiano è la quarta lingua più imparata al mondo. Al mondo. E questo interesse per la lingua italiana ci ha fatto venire in mente, ho detto va bene, allora facciamo qualcosa che parli in italiano, però con gli occhi di chi vive all'estero, perché naturalmente chi vive in Italia ha un'ottica un po' particolare, magari distolta anche dai media, e noi dall'estero abbiamo questo vantaggio, possiamo vedere veramente con molta neutralità, diciamo, perché possiamo filtrare i vari canali di informazione e quindi possiamo dare la nostra idea, occupandoci per esempio di tutto, di teatro, di musica, di spettacolo, di libri, di social. Da una parte abbiamo l'italiano che abita all'estero e dopo delle persone che vogliono imparare l'italiano, no? Certo. Il pubblico è grande. Agustina, potresti iniziare raccontandoci un po' di te e di come è nata questa idea di creare Italiano Oggi? Ok, che bello, sono felicissima di essere qui. Allora, io sono Agustina Ganami, sono argentina, sono nata e cresciuta a Tucumán, che è una città del nord-ovest dell'Argentina, non so se la conoscete, normalmente non è una città molto conosciuta, nominata, però niente, c'ho ovviamente un legame con l'italiano, con la cultura più che con la lingua in realtà, perché la mia famiglia da parte di mia madre ha origini italiane, per la precisione siciliane. E quindi c'era un po' questo interesse sin da bambina. Poi mi è piaciuto molto l'inizio, come che hai iniziato a presentare anche il vostro progetto, perché anche per me, essendo di Tucumán, perché veramente devo parlare di quello, Italiano Oggi inizia come un progetto educativo, quindi come una scuola in presenza però a Tucumán, perché io sentivo una certa mancanza di spazi di insegnamento dell'italiano con un approccio diciamo giovanile, ludico, no? E allora quando è stato questo passaggio fra le lezioni presenziali a quelle virtuali, online? Bella domanda. Allora, ho iniziato come vi dicevo nel 2015, in presenza, prima dai miei genitori, dopo l'ambasciata tedesca a Tucumán e dopo mi sono affittato un appartamento così, però nel 2020, ecco, pandemia, sono stata, vabbè, normale storia, no? Lo conosciamo tutti. Mi ha costretto, in realtà io volevo continuare ovviamente a insegnare, a portare avanti l'insegnamento, per me è stato anche una salvezza poter continuare a insegnare, ad incontrarmi con i miei studenti e a
ad offrire uno spazio di incontro per gli altri, no? È stato molto anche terapeutico, non so come dirtelo, è stato molto importante. Quindi ho deciso, ecco, di iniziare, mi sono formata, mi sono tuffata, cioè, a esplorare strumenti, non lo so, attrezzi online, no? Strumenti che utilizzo ancora oggi, provare piattaforme, provare tutto, e per me è stato veramente un viaggio, come diremmo in Argentina, di sola andata, no? Cioè ho detto... Ho scoperto, mi si è aperto un mondo con l'insegnamento online, mi sono trovata molto bene, a mio agio, e si è aperta anche la possibilità ovviamente di creare gruppi con studenti e studentesse di tutto il mondo, che per me era un obiettivo, no? Al di là di, ovviamente, come vi raccontavo, Italiano Oggi, perché è un italiano attuale per me, io volevo condividere la lingua italiana e la cultura italiana contemporanea di oggi. Volevo anche ovviamente creare uno spazio di insegnamento e di apprendimento internazionale, un po' come avevo imparato anche io, no? Cioè, che ho imparato con gli studenti di tutto il mondo, per me era un obiettivo. Io amo i tuoi post perché sono corti, sono divertenti, didattici, sempre parli tanto di cibo. Sì. C'è un post che ha avuto un successo speciale, questo che ha spaccato l'internet. Sì, sì, Quale? ce ne sono alcuni. È una cosa molto strana. Io ancora mi faccio tante domande sulla creazione di contenuti, perché mi sembra a volte una chimera, una cosa difficile anche da capire. Ci sono questi post che tu dici, non lo so come andrà, e dopo 4 milioni di visualizzazioni. Magari ci sono altri post in cui ci hai messo un po' molto più lavoro, hai lavorato tantissimo, ci hai pensato molto di più, dici questo a livello pedagogico, wow, e quello non va bene. E vabbè, il pubblico è una... ci dà tanti indizi, no? L'ultimo post è divertente, perché l'ultimo post che ha fatto, che è arrivato a più di 4 milioni di visualizzazioni, è un post che in realtà l'ho creato 1 anno e mezzo fa, e l'ho ripubblicato. Ho detto, bene, una delle cose che si potrebbero fare, che a volte, e questo ci tengo a dirlo, perché a volte chi fa il content creator, chi crea contenuti, dice devo fare tutte cose nuove tutto il tempo, a volte è molto ingrato, è un po' l'ho ripubblicato e ho cambiato un po' l'inizio, perché è un video a cui io ci credevo, nel senso che era un video a cui ci tenevo molto, perché sì, era un video che lo sapevo che a livello strutturale, ma anche a livello culturale, grammaticale, che è il video in cui spiego il significato di alcuni format di pasta. L'ho pubblicato il giorno prima del mio compleanno, e il giorno dopo, quindi proprio il giorno del mio compleanno, è andato virale. Quindi sì. Ho lasciato io e ho detto vai, vado a festeggiare il mio compleanno, dopo torno, perché veramente internet è esploso, infatti. Ma che sai, il tema è molto interessante, perché la pasta viene subito, no? È universale, sì, la mangiamo tutti. Poi c'era questo gioco che io all'inizio non mi ero resa conto di questa cosa, che è vero che crea, che c'è è divertente il gancio iniziale del penne, no? Della pasta che si chiama. Io non me ne ero resa conto è stata veramente una questione di fortuna, di aver iniziato proprio con penne, perché avrei potuto, non lo so, iniziare con farfalle e non avrebbe avuto sicuro lo stesso effetto, non avrebbe fatto questo effetto no, perché erano tutti in ansia, tipo questa pasta si chiama penne perché ricorda la forma di una penna, e tutti wow, che cosa stai per dire? No, era un po' suspense. E tu fai tutto da sola? O chi ti aiuta a fare? Ho iniziato da sola, ma in questo momento abbiamo un bel team a questo punto. Sì. A livello di creazione di contenuti, fino a 2 mesi fa facevo tutto io, il montaggio, la produzione, sono tante cose, ed è vero che ci metto molto tempo, cioè perché in realtà il mio lavoro vero e proprio, cioè ciò che mi dà da mangiare, è fare lezioni. Io faccio l'insegnante. E faccio i contenuti perché mi piace, perché per me è un modo di continuare a fare l'insegnante, e anche perché ovviamente è la finestra per far conoscere il nostro progetto, e perché mi piace, è un lavoro molto creativo e mi piace, no? Anch'io mi godo molto di questo aspetto. Però da 2 mesi che c'è una persona che mi aiuta con il montaggio, ovviamente anche a livello di insegnamento c'è un team. Tu mi chiedevi su Fernando, in questo momento siamo 3 insegnanti.
un'insegnante brasiliana e siamo 2 argentini, che tutti e 3 ovviamente parliamo l'italiano e siamo formati in insegnamento dell'italiano, ci siamo, ecco, formati in Italia, eccetera. E abbiamo Guada, io parlo sempre di Guada, che è la nostra veramente angelo custode, che è la responsabile della segreteria, cioè, e lei si occupa ogni tanto anche di montare, cioè un po' tutto fare, nel senso c'è bisogno di montare, ok, montiamo. Mi ha aiutato adesso a fare la connessione su Skype, se vedo, ci penso io, lo fa lei, è fantastica. Quindi in realtà siamo un bel team. Chi si vuole mettere in contatto con voi, quindi che cosa deve fare? Andare semplicemente su Instagram soprattutto, ci trovate su tutti i social, su tutti i canali come Italiano Oggi, tutti i canali, TikTok, il canale principale è Instagram, stiamo creando tanti contenuti nuovi su YouTube, sto andando molto in live, sto sperimentando una mia identità da streamer, perciò vedi che quindi vi trovate in live su YouTube ogni tanto. Però su Instagram mi potete scrivere un messaggio e ci siamo, trovate tutti i miei contatti, la mail, tutto lì. Ma che lei sul social è molto famosa, famosissima direi. Ma per strada ti riconoscono, ti dicono ciao, Italiano, ciao Agustina, a volte, questo è molto bello. Succede. A volte sì. È capitato a Siviglia, nella feria di Sevilla, non so se avete presente un super tradizionale, mi hanno riconosciuta alla feria. Io andavo lì tutta vestita da sevillana, da flamenco. Io sì, ma adesso non sono italiano oggi, adesso sono Agus che è nella feria di Sevilla. Sono andalusa. Sì, sono io. Ma sì, è un po'. Io a volte non riesco ad immaginare, cioè non lo posso dimensionare, non so se si può dire così in italiano, non c'è una percezione di quante persone siano, perché sì, che ti vedono, ti riconoscono, tante. Sì, mi capita. Questo è il bello, però, arrivare alle persone, no? Sì, chiaro. Agustina, veramente grazie infinito, sei simpaticissima, ti auguriamo tanto successo con questi corsi, a te e il tuo team, e di nuovo tante grazie. Grazie, ciao. Un saluto a voi, grazie. Sai una cosa? Sì. Ci manca la musica. La musica, è vero. Vedi, per oggi il brano che seguirò ha una dedica particolare, perché la settimana scorsa purtroppo ci ha lasciato l'eroe di Italia 90, Totò Schillaci, che ho avuto anche modo di conoscere personalmente, sai? Perché? A Come Lecce. mai? Sì, era proprio l'ultima giornata di campionato e segnò anche un gol, proprio poco prima dei mondiali. Ma perché l'hai visto? Sì, perché da giovane io facevo anche il servizio d'ordine allo stadio a Lecce, perciò ho avuto modo, quando il Lecce giocava in Serie A, e gioca tuttora anche in Serie A, di vedere da vicino tanti calciatori famosi. Che fortuna! Vedi. E allora Italia 90, lì purtroppo vinse la Germania, però poi noi ci siamo rifatti nel 2006, qui in Germania abbiamo vinto noi, a casa loro, e la canzone che veniva cantata sempre, la canzone del mondiale, era Un'estate italiana, e vado adesso ad eseguire. Ti ascoltiamo. Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate
E adesso veniamo al nostro spazio Social. Allora Silvina, Che mi racconti? guarda, la notizia che mi ha colpito in queste ultime settimane è stato che a Ravenna un signore, un centenario, ha rinnovato la sua patente di guida. Davvero? Sì. Come mai? Guarda, è il signor Luciano, ha rinnovato la sua patente a 100 anni, sentire lui ci vede benissimo, sente benissimo, è ancora molto arzillo. Allora, perché no? Insieme a sua moglie, Tebe, che bel nome, ha un nome mitologico, Tebe, di 96 anni, sì, vuole accompagnare la moglie al mercato e poi anche in spiaggia. Che carino! Il mare da Ravenna dista solamente 9-10 km, perciò è molto vicino. Però, vedi, è un modo anche per la gente anziana di tenersi ancora attivi, no? Di sentirsi utili e non essere dipendenti. Vediamo, auguriamo naturalmente ancora lunga vita a questo signore, però la scadenza della prossima patente è fissata per il 2026, quindi 2 anni ancora e poi vediamo. Però da un centenario adesso andiamo dall'altra parte del mondo, in Thailandia, perché è nata una piccola stella. Oh, che carino! Guarda che carino! Si tratta di Mo Deng, è un ippopotamo pigmeo. E che significa? Significa, non è una cosa tanto bella, significa maiale che rimbalza. Ce ne stanno circa 2000 in tutto il mondo, quindi è una di quelle specie in via di estinzione. Però, che fa un ippopotamo pigmeo tutto il giorno? Non ho idea. Non ho idea. Vabbè, a parte pappa, cacca e nanna, che quella è normale. Però è molto divertente vederlo mentre fa il bagnetto con un addetto dello zoo, e anche il direttore di questo zoo si è trovato in una situazione dove ci sono tanti visitatori proprio di Mo Deng che aspettano oltre un'ora. Strano che a te non sia arrivata nessuna notifica, perché a te di solito arrivano questi video di animali carini, di scimmie, elefanti, tutti. Magari andiamo a visitarlo. Andiamo a visitarlo? Sì. Guarda che in ogni caso già si è messa in moto la macchina per il merchandising. Sai, stanno creando già capi di abbigliamento, magliette, camicie. Ma magari mi posso comprare il pupazzetto online, esatto. Costa meno che il volo. E siamo arrivati già alla fine di questo appuntamento, è volata anche questa puntata. Sì, se vi è piaciuto questo video, abbonatevi al nostro canale, cliccate sulla campanellina per ricevere per primi le notifiche sui nuovi contenuti e mettete un mi piace, lasciate un commento, a voi non costa nulla, ma per noi è molto molto importante. Altrimenti, se volete scriverci, c'è anche l'indirizzo email redazione@aperisabato.com. Altrimenti sulla nostra pagina web, con tutta la sezione delle interviste, dei video, delle informazioni anche su di noi, avete anche un quadro totale di questo programma. Altrimenti su quali social siamo? Su tutti i social. Benissimo. Allora un ringraziamento a tutti voi che ci seguite sempre più numerosi e un appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao. Buon apperi sabato a te.